Eccolo qua. Iniziamo. No, si è slamato. Ah, peccato. Si è slamato, mannaggia. Era un ottimo inizio. Pesce slamato, e allora facciamo una bella cosa. Rifacciamo la montatura, perché il filo era leggermente rovinato. Rinneschiamo e lo lanciamo nella stessa buca. Questa canna è una canna a beach leggering, perché una canna la metto sotto, nel sottoriva, con un doppio bracciolo. Poi parleremo dei travi che sto usando, perché userò 3 travi diverse per 3 canne completamente diverse tra di loro, per avere appunto il maggior numero di opzioni. Ora innesco velocemente per vedere se riesco a riagganciare qualcosa nel sottoriva, e poi ci dedichiamo e vediamo la distribuzione delle canne. Dove siamo? Marina di Castagneto Carducci, un luogo in cui abbiamo già pescato in passato. Avremo un altro ospite che aspettiamo, che andremo a presentare, che è Matteo Sparapani, che verrà a tenerci compagnia. Dietro di me il Fortino, quindi una zona molto ben conosciuta da tanti appassionati, molto comoda, anche le macchine sono vicine, e abbiamo la possibilità di pescare in una situazione di mare interessante, perché sta salendo il mare è torbido, c'è un minimo d'onda che non mi aspettavo onestamente, mi fa immenso piacere vedere, e quindi inneschiamo velocemente e rimettiamo tutto quanto il prima possibile in acqua. Cannetta da beach, piombo da 100 grammi, doppio short con tanto di pop-up e bracciolo con arenicola sul fondo per pescare in una buca nel sottoriva. Prima canna scelta per questa pescata, l'Hydrogen Orizzonte. Oggi pesco appunto con 3 canne completamente differenti tra di loro. L'Hydrogen Orizzonte è una canna 2 pezzi, è una canna destinata chiaramente alle grandi distanze, è una canna destinata a un lancio potente, e con questa riusciamo ad andare a raggiungere delle aree. Vedo che il trave è perfettamente esteso, e quindi evidentemente non ci sono granchi in giro, il che lascia ben sperare che ci siano dei pesci che impediscono ai granchi di mettersi in circolazione. Dicevo, idrogene, 2 pezzi, una canna che lancia 250 grammi, una canna di grande potenza che richiede tecnica di lancio, performance per arrivare veramente molto molto lontano. È una canna che suggerisco in condizioni di mare anche calmo, laddove si debba fare distanza, altrimenti è una canna sicuramente da surfcasting, quello vero, quello aggressivo con un'onda forte. Il cimino è estremamente sensibile, è anellata con il disegno K degli anelli, quindi è tutto fatto per ottenere le massime gittate, le massime performance in piena sicurezza. Estremamente leggera e reattiva. Adesso la riporto fuori, sto pescando con un piombo da 125 grammi, visto il livello del mare, e un bracciolo molto lungo in long arm. Quindi diciamo che questo tipo di accoppiata con il Ceres PW 8000 mi sembra ideale per poter pescare a grande distanza, in piena sicurezza e con grande facilità. Roberto, buongiorno! Ciao Matteo, buongiorno, ben trovato! Ben trovato a te, tutto bene? Te ti vedo in forma, eh? In forma, sì, quello si fa quel che si può. Cari amici, eccolo qua, ve l'avevo anticipato, Matteo Sparapani. L'anno scorso ci ha dato una bella mano nel Golfo di Baratti, abbiamo preso delle orate e non solo, grandissimo esperto di pesca, uno dei testimonial della Trabucco, per la pesca dalla barca, ma anche per la pesca da terra. Matteo, tu conosci benissimo questa spiaggia, immagino, dacci qualche consiglio. Allora, i consigli sono quello di variare, diciamo, i lanci, come abbiamo fatto noi pochi minuti fa, canne un po' fuori, un po', diciamo, a media distanza, e poi anche sotto qua, proprio sull'ultimo gradino, può regalarci emozioni. Ecco, spiaggia di Maria di Castagneto Carducci ha delle caratteristiche, per cui il mare è molto limpido,
Vogliamo suggerire agli amici quando non venire in questa spiaggia? Ma quando non venire, diciamo quando fa mare ponente forte, magari aspettiamo una bella scaduta, però qua come stamani lo scirocco, diciamo, è il vento giusto per venire su questa spiaggia. Quindi scirocco, mare come oggi torbido. Mare Ieri esatto. dicevano che il mare era marrone. Ieri era proprio un marrone, sì. Quindi cerchiamo queste situazioni di mare torbido. Non a caso come siamo arrivati c'è stata quella slamata maledizione del pesce che ci avrebbe già allietato la giornata, non importa. E quindi mare torbido, un po' di ondina, un po' di risacchetta, evitiamo le grandi mareggiate. Evitiamo le grandi mareggiate. Insomma, una spiaggia che non regge. No. Ecco i responsabili di tutte le mangiate di esca che abbiamo avuto, a parte quel bel pesce che si è slamato stamattina. La cosa interessante è che è appena iniziato a piovere, però ce lo stiamo mettendo tutto pensando che abbiamo praticamente tutte le esche possibili e immaginabili, perché abbiamo carenicola, cannolicchio, americano, bibi e anche un granchio innescato, e quindi stiamo valutando l'ipotesi di andare in un'altra spiaggia se questa è la situazione di pesca, perché non c'è niente da fare, evidentemente il pesce non sta girando. Ora vediamo ancora una mezz'oretta e poi decidiamo, sperando che la pioggia non ci mandi via prima del tempo previsto. Torniamo a parlare di tecnica, in particolare andiamo a rivedere alcuni dei nodi fondamentali per il surfcasting, in particolare il nodo di congiunzione tra lo shock leader e la lenza che fuoriesce dal mulinello. Ora, giallo, lenza che ci esce dal mulinello, bianco, shock leader. Il nodo è estremamente semplice, lo chiamano Tony Pegna, lo chiamano come volete, ma l'importante è saperlo fare. Primo nodo. Semplicissimo, io lo raddoppio, facciamo un nodo estremamente banale, che non andiamo a serrare completamente, nel senso che non lo andiamo a stringere. A questo punto andiamo a lavorare sul filo più sottile, dito in mezzo, e andiamo a formare quello che viene chiamato Tony Pegna, ma in realtà ha tanti altri nomi, che io personalmente riporto anche verso l'alto un paio di volte. Dopodiché il nodo si conclude reinserendo nello spazio che ho creato. Bagniamo, è molto importante mantenere bagnati i nostri nodi, perché la differenza tra un nodo bagnato e un nodo asciutto è dell'ordine del 30% almeno. Il nodo, come potete vedere, ha una bella forma a carota, a cono, ed è quello che ci serve per far passare attraverso gli anelli. Questo è lo shock leader, questo è il filo che esce dal mulinello, quindi attraverso gli anelli uscirà in modo progressivo. Ovvio che andiamo a ritagliare questi due nodi e abbiamo un nodo sicuro al 100% dello shock leader, il Tony Pegna. Insomma, siamo arrivati al culmine di alta, le speranze si stanno pian piano frantumando, polverizzando. Ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo usato tutte le esche possibili, tutti i tipi di trave. Non immaginate, non ci siamo fermati neanche un minuto. Esatto. E quindi cosa faremo adesso? Ci fermiamo, andremo a mangiare, cambiamo spiaggia e quindi fra qualche istante, che per noi significa un paio d'orette buone, ci vedremo su un'altra spiaggia. Quale? Lo decideremo strada facendo, come dice una canzone, giusto? Esatto. E quindi ci vediamo fra poco. A dopo. Eccoci qua, ci siamo trasferiti, abbiamo mangiato come abbiamo detto e ora ci rivediamo. Mare meraviglioso, siamo parecchio più a sud di Marina di Castagneto Carducci, una spiaggia stupenda, le condizioni ci sono.
la marea è bassa, deve salire, quindi abbiamo molte ore davanti prima di arrivare in un momento che potrebbe essere topico, però forte corrente da sinistra verso destra, qualche alghetta che vedo, speriamo che non siano un fastidio. Il mare è meraviglioso, le previsioni dicevano che avremmo dovuto incontrare 5 cm d'onda, non mi sembra esattamente, almeno non nel sottoriva sicuramente, e quindi una canna sotto, una canna intermedia, una canna fuori fin dove riesco ad arrivare. Idem per Matteo che sta pescando su una punta, quindi abbiamo scelto 2 settori diversi, un canalone, una punta, e così li possiamo vedere per benino da vicino e vedere quale dei due è più produttivo. C'è grande corrente qua, un'ombrina, ombrinetta. Oh! Finalmente oggi! Finalmente oggi! Abbiamo svoltato! Bravo, bravo. C'è molta corrente e quindi siamo un po' indaffarati, Roberto. Roberto? Bella, sì, però bella, questa è una bella punta. Avevamo detto che vedevamo la punta e il canalone. Abbiamo preso sia il canalone sia la punta. Perfetto. Ci siamo messi a modino, come si dice dalle mie parti. Ed è arrivata questa bella ombrina. Dai, dai. Bene. Oggi sto pescando con la Nemesea 250, nuova nata di Casa Trabucco, disponibile anche nella grammatura 200 e 160 grammi. Lunghezze 4,50 e 4,20. Canna asimmetrica che ci permette di fare lanci molto potenti. Bensì sia una canna potente 250 grammi e anche una canna molto sensibile. Infatti l'ombrina di prima abbiamo visto una bella sbacchettata di vetta. Situazione difficile, però finalmente arriva un'ombrinetta che si è pappata l'americano. Magari è il momento di cambiare, comunque i travi ancora s'aggrovigliano, perinetta carina, qua si prendono anche grosse, però probabilmente in condizioni di mare completamente differenti. Ci dobbiamo accontentare in attesa del tramonto. Almeno abbiamo scappottato e ora vediamo di prendere qualcosa di più decente. Americano, long arm, lunga distanza, lancio più lungo che potevo, ed è arrivata questa ombrinetta. La corrente è molto forte, sposta i piombi, difficile rimanere in pesca, però dobbiamo adeguarci a quello che passa il convento. E allora quelle di questa taglia cerchiamo di liberarle sempre se ci riusciamo. Cerchiamo di capire com'è fatto questo settore di pesca, che è una grossa punta, giusto? Esatto. Che entra nel mare, è una specie di davanzale, un balcone con 2 grosse insenature che lasciano immaginare 2 grossi canaloni. La corrente in questo momento si sta spostando molto forte, basta inquadrarla e si vede benissimo il flusso fortissimo d'acqua da sinistra verso destra con la marea in piena discesa. Chiaramente all'inversione di marea avremo anche l'inversione della corrente dalla parte opposta. Quindi abbiamo una zona di deposito in questo momento lì e le alghe si stanno spostando in quella direzione, perché tu hai trovato delle alghe. Esatto, giusto? mi sono già spostato più volte per vedere di evitare le alghe. Ora sono tornato con questa canna sul punto iniziale, vediamo un po' che succede. Allora cerchiamo di immaginare come può essere questa cosa, poi le immagini del drone ci aiutano. Praticamente si tratta di una specie di gobba di cavallo, di cammello, una gobba. Quindi abbiamo una zona più profonda qua, una zona più profonda lì e questa punta che entra dentro e chiaramente avanzando molto nell'acqua. Quando si lancia fuori si trova a profondità, non è che sono 2 strati sovrapposti per cui si pesca sulla punta in acqua bassa, tutt'altro, perché poi
scende giù decisamente, è la corrente che crea queste cose e si vede anche i giri che fanno le correnti, al margine della punta si vede tutto un rigiro d'acqua fortissimo e lì evidentemente c'è grande rimescolamento. Ora dobbiamo vedere semplicemente la punta, spesso anche in queste condizioni è preferibile. Il canalone è una certezza, la punta se si vuole pescare lontano è assolutamente preferibile, perché comunque spesso si trova uno scontro tra correnti e lo si vede là in fondo, in cui appunto con il rimescolamento crea una zona di pascolo molto importante, che dici? E quindi cerchiamo di vedere le punte, nel dubbio con grossa mareggiata rifugiamoci nei canaloni, dove probabilmente laddove su una punta non stiamo in pesca con 150 grammi, nel canalone stiamo in pesca con 125 grammi e a volte anche con meno. Just stay with me for a little while. Stava subentrando un po' di tristezza, visto che con un mare così bello si faticava a prendere qualsiasi pesce. Adesso al tramonto mancherà un quarto d'ora. Un giorno vi racconto come si fa a misurare quanto manca al tramonto. E è arrivata questa mangiata, non è un pesce importante, ma almeno è un pesce. Considerando che stamattina abbiamo esordito con un bel pesce perso nel sottoriva, certo questo non è niente di speciale, ma almeno cercavamo le lecce stella. Grande Roby! È la stagione delle lecce stella. Ho pescato tutto il giorno col pop-up per prenderla e finalmente è arrivata. Non è grande, ma insomma arriveranno anche quelle grandi. Adesso in questi ultimi 10-15 minuti dobbiamo dare diamo tutto a sprint, ok? Quindi ci mettiamo a pescare. Dai. Forza! Gli ultimi 15 minuti, vi dico come si fa a misurare, è un vecchio trucco della sopravvivenza che ci insegnava quando facevamo la sopravvivenza. Un pugno indica mezz'ora, quindi vedete che dal mio punto di vista naturalmente meno di un pugno, quindi mancheranno 10 minuti al tramonto. Dici è facile, in certe situazioni è meno facile di quello che sembra, è una stupidaggine, ma intanto sappiamo che al tramonto ogni pugno che noi vediamo indicativamente sono 30 minuti di movimento del sole. Non sto neanche a perdere tempo a dirvi dell'importanza in certi momenti di avere almeno una canna col floater, quindi con un pop-up. Chiaramente eccoli qua, i vari colori. Per me ci sono delle preferenze, qualche volta il rosso, qualche volta il bianco, in questo caso il giallo, ma non ho mai imparato a capire il codice colori, diciamo così. Molto veloce, un floaterino. Normalmente il mio bracciolo pop-up è molto più corto dell'altro bracciolo dello short, quindi sto pescando in alto con questo pop-upino e un bracciolo di 80 cm, quando invece lo short che ho sotto è decisamente più lungo, ok? Decisamente più lungo. Vedete che c'è una chiara differenza di distanza tra i due. Lo rimetto subito in acqua perché se ce n'è una può darsi che ce ne siano altre e vanno pescate dove c'è il frangente, dove l'acqua rotola, lì normalmente passano in velocità, se trovano un'esca la mangiano. E quindi io devo ringraziare Matteo per la compagnia che ci ha tenuto con la sua esperienza. Vi ricordo che Matteo è un grande esperto della pesca in Corsica, tra le altre cose, e sicuramente sfrutteremo la sua esperienza sperando di riuscire ad andare in Corsica quest'anno. L'anno scorso ci avevamo pensato, esatto, e poi sono cambiati i programmi alla fine. Intanto Matteo, grazie. No, grazie a te Roberto, è sempre un piacere ovviamente. Ti ho rubato come sempre qualche segreto. Perché... No, sono io che li rubo a te, perché è un grandissimo pescatore, uno di quelli di cui
potersi vantare di conoscere, avere l'amicizia, ragazzi, per cui io sono contento di aver dato tutto, perché abbiamo dato veramente tutto, Roberto. Cioè, abbiamo pescato quante ore? Ma non lo so, non lo so. Ore. Io continuerò domani, saluterò Matteo che deve rientrare giustamente a casa perché ha una famiglia e dei bambini che lo aspettano, che è la cosa più importante, per cui cari amici, io saluto Matteo, ciao grandissimo, Roberto, è stato come un al grande solito, piacere. e noi ci vediamo domani mattina per continuare questa pescata e vedere di riuscire a concluderla, ok? Ed eccoci qua, mattina presto, si continua la pescata non propriamente soddisfacente di ieri, vediamo se riusciamo a far di meglio, il mare è ancora buono, diciamo che è ancora abbastanza torbido da lasciarci speranze. Mi sono messo su una punta per vedere di stare più fuori possibile e sperando di non avere le alghe che ieri hanno dato fastidio a Matteo. Doppio trave, pop-up per vedere se ci sono le recestella e una fuori per vedere se ci sono le orate. Vediamo che succede. Sto pescando su questa punta che scende gradualmente e poi ha un bel gradino, quindi cerco di arrivare immediatamente dopo il gradino in modo da avere la possibilità di stare in acqua un pochino più fonda. Ora non sento più nulla, vediamo di cosa si tratta, ma è chiaramente un pesce sé piccolo perché ecco, si sposta, penso che sia una mormoretta, difatti una mormoretta venuta sull'amo basso, innescato a renicola. Ecco qua, andiamo a rimetterla in acqua, mettiamo in acqua, opla, vai, e vediamo di pescare sempre oltre il gradino. Adesso è una situazione un po' particolare perché sta calmando il vento da nord-est, il mare è rilassato, ma c'è questa ondina sotto e comunque corrente, torbido, anche se il mare è abbastanza piatto, va bene uguale. Allora, acqua torbida perché qua intorno, là in fondo, ci sono vari fiumetti che buttano sporcizia, acqua scura, i giorni passati addirittura era marrone. Chiaramente è una situazione che privilegia e permette e migliora le situazioni di pesca di giorno, perché altrimenti sappiamo bene che tendenzialmente dovremmo pescare al buio. In queste situazioni approfittiamone perché abbiamo la possibilità di pescare in pieno giorno, sfruttando cosa? Sfruttando le tavole di marea. Non c'è niente da fare. Abbiamo avuto la riprova anche ieri con Matteo, che abbiamo pescato in discesa di marea e praticamente, nonostante un mare perfetto, acqua torbida, non abbiamo visto attività. Quindi se dobbiamo muoverci, capisco bene che uno ha voglia di andare a pesca a prescindere dallo stato di marea, dagli orari, però sappia già che uno va per passare il tempo oppure per pescare propriamente. Almeno psicologicamente questo è il mio atteggiamento. Quando vado in condizioni di marea crescente e so che sto andando verso l'alta marea, ci vado con una certa predisposizione sapendo che le possibilità sono molto buone o buone. Se trovo un orario ma voglio andare in spiaggia comunque, so che la marea sta scendendo, tranne casi fortunati ci vado con l'atteggiamento di quello che vuole passare qualche ora all'aria aperta, che va bene uguale. Quindi, qual è la differenza tra acqua torbida e acqua limpida? Nelle diametri dei finali e nella scelta tra nylon e fluorocarbon. Ricordiamoci, acqua limpida privilegiamo fluorocarbon lungo, perché un pelino più rigido ci permette di allungare molto i travi.
Acqua torbida possiamo andare tranquillamente sul nylon. Chiaramente acqua torbida possiamo anche aumentare leggermente i diametri. Acqua limpida dobbiamo tenere diametri bassi e da lì il fluorocarbon, che è più resistente all'abrasione, ha una tenuta media più alta ed è invisibile nell'acqua. Piombo leggermente in bando, canna lanciata lontano, più lontano possibile con questo venticello. Non è un pesce importante. Hydrogen orizzonte ancora una volta per le lunghe distanze. Questa 2 pezzi molto potente permette veramente di raggiungere delle misure importanti. Ah, belloccia! Ah, un'ombrinotta! Questa è la canna lanciata lontano, questa presa lontano con l'americano. Ho cercato di lanciare il più possibile lontano per vedere di sfruttare il refolo di vento e vabbè, insomma, la mattinata già ha preso una forma diversa. Questo è il vantaggio di usare una canna che lancia lontano, perché in queste situazioni si riesce a stare in pesca dove con canne diverse si farebbe veramente fatica. Ora sono un'ottima distanza, appunto sfruttando il refolo di vento che ho alle spalle, che spero passi e si inverta in modo da non appiattire troppo il mare. Oggi le previsioni meteorologiche prevedono appunto una leggera inversione e l'arrivo di una perturbazione, visto che domani è prevista pioggia e anche abbastanza, anche consistente. Quindi spero che questo cambio delle condizioni climatiche favoriscano l'attività. Oh, ecco qua, altra ombrinotta. Bene, 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 bene. Altra ombrinotta. È arrivato anche il momento dei saluti. Bel pesciotto. La rilasciamo perché diventano dei pesci giganteschi. Ne approfitto per ringraziarvi, per salutarvi. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento di questa pescata decisamente difficile che abbiamo vissuto assieme a Matteo Sparapani, bravissimo pescatore. Pescata difficile, partita male con quel pesce bello slamato sotto riva, proseguita peggio ieri nonostante condizioni di mare meraviglioso, ma di marea purtroppo a un certo momento sballate. Abbiamo visto quanto è importante la marea, abbiamo parlato delle forti correnti che c'erano, abbiamo visto come scegliere un settore e noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy, sperando che ci sia qualche pesce più grosso. Ciao! Mi sto facendo, qua si è aggrovigliato tutto, perché il classico del surfcasting è che durante tutto il giorno non si aggroviglia mai niente. No. Poi appena viene buio, e io ho bisogno già degli occhiali purtroppo, visto che ho superato un pezzo di anta. Anziano. Sei anziano. Sono anziano. E chiaramente si aggroviglia, ovvio, perché se non c'è sofferenza non c'è gusto.